Buongiorno, in questa conversazione il tema della luce sarà affrontato da una prospettiva storica legata alla contemporaneità, al secondo Novecento italiano. Quando pensiamo all'uso della luce, di solito pensiamo alle arti applicate, lampade, lampadari, eccetera. La luce può essere utilizzata anche per quella che si potrebbe definire la grande arte. Può essere utilizzata nel Medioevo, per esempio, per disegnare le vetrate delle grandi cattedrali, soprattutto a partire dal mondo gotico. Può essere utilizzata nel Novecento da grandi artisti per creare delle realtà, creare delle opere che sono basate appunto sull'uso della luce. Uno di questi artisti è Fontana, che conosciamo tutti per i famosi tagli, ma che ha anche una importante produzione legata proprio alla dimensione luminosa, allo studio della luce. E per parlarci di Fontana abbiamo oggi un grande esperto di arte del Novecento e in particolar modo di Fontana, un grande amico anche dell'istituto che ha diretto qualche anno fa e continua a collaborare poi con l'ambasciata, con le nostre istituzioni culturali in Italia. E abbiamo cioè Renato Miracco, che saluto con grande amicizia. Grazie a tutti, grazie di avermi chiamato, veramente grazie Fabio, sono sempre pronto a collaborare con le istituzioni italiane, anche se ormai vivo in America, è veramente per me una gioia essere con voi stamattina. Ecco Renato, io ho letto un tuo splendido saggio su Fontana, dove affronti proprio la questione della luce e del rapporto tra l'uso che ne fa Fontana e il Novecento italiano. Tu parli di rigidità alfabetica della figurazione per diciamo aprire il discorso su Fontana e sul suo uso della luce. Che cos'è esattamente questa rigidità alfabetica e come Fontana si pone in dialettica con questa linea? Allora, grazie di questa domanda molto precisa che io credo che comunque se vogliamo parlare di Fontana dobbiamo fare una piccolissima passo indietro, un piccolissimo passo indietro, cioè dobbiamo capire che cos'era la luce fino all'arrivo di Fontana, qual era l'uso della luce fino all'arrivo di Fontana. E voglio qui un secondo solo, non so quanto tempo abbiamo oggi in diretta, capire esattamente qual era la luce nella fine, nella metà dell'Ottocento italiano e dell'Ottocento europeo. Sto parlando del divisionismo, sto parlando del pontiismo, che sono tra le prime persone che si sono poste il problema della luce, della riproduzione della luce, sto parlando dei macchiaioli, sto parlando di De Nittis e Degas e i loro studi sulla luce. Tutto questo è sicuramente un background di cui noi dobbiamo rendere conto. Quando parliamo di una figurazione fissa, dobbiamo capire quello che i futuristi hanno studiato in quel momento, e Fontana si dichiara neofuturista. Che cos'è che gli piaceva tanto nel futurismo? Era innanzitutto una dinamicità. Non esiste più una pittura o una scultura bidimensionale, tridimensionale, dobbiamo andare oltre. Lui è un grande patito di Boccioni, e Boccioni dice esattamente che la materia in quel momento non è fissa, la materia è incisa dalla luce, la materia è qualcosa di viva, di pulsante. Dobbiamo capire che questi sono gli anni in cui la scienza interviene nell'arte. Che cosa vuol dire che la scienza interviene nell'arte? Che per esempio Maxwell dice che anche una pietra è viva, perché ci sono delle particelle all'interno che dialogano tra di loro. Quindi quello che i futuristi hanno indubbiamente scoperto
è questa dinamicità che sta all'interno di un'opera d'arte. Loro dicono, per esempio, e sia Boccioni che Balla, o gli altri, o lo stesso Marinetti, che un'opera d'arte e lo spettatore dell'opera d'arte non è più passivo, ma è al centro di un turbinio. E il lavoro del pittore è quello esattamente di mostrare questo turbinio intorno a un oggetto rappresentato, in cui al centro però c'è lo spettatore. Capisci bene che ci sono quindi come devo dire, un alfabeto dinamico che è contrario a una rappresentazione pura della realtà a cui eravamo abituati fino all'Ottocento, fino alla fine dell'Ottocento. Questo è alla base. E poi bisogna capire indubbiamente quella che è la storia personale di Fontana, se vogliamo affrontare Fontana oggi. Fontana arriva da Buenos Aires, suo padre è uno scultore, quindi l'idea della materia scultoria e riproduzione della materia e della figura è qualcosa che fa parte del suo DNA. Tra i suoi insegnanti abbiamo Wild, che all'Accademia di Brera nel 1927, quindi voglio dire abbiamo dei referenti concreti, però a lui non basta, lui vuole andare assolutamente avanti. Penso veramente che tu hai toccato un punto cruciale, perché in un certo senso la linea che parte dai futuristi anticipa la scoperta di Einstein che la massa non è inerte, ma una correlazione tra la massa e l'energia, quindi che la massa è energia, che questo movimento di energia non è che semplicemente attraversi la massa, ma in un certo senso la costituisce. E ci hai dato, credo, un'apertura fondamentale per capire come mai allora delle opere possono essere costituite di energia, cioè di luce, che rappresenta questa energia interna alla massa. E allora, non so, mi piacerebbe molto che tu approfondisci un po' questa formazione di Fontana e poi ti soffermassi sui concetti che già Fontana comincia ad esprimere nel Manifesto Blanco del 1946. Sì, allora, altra piccola parentesi, capiamo bene che esiste non solo la massa che si muove, la massa che non è inerte, ma esiste anche la luce elettrica, di quella di cui poi Fontana si servirà. Ricordo sempre quando faccio delle lezioni, quando Balla va a Parigi e scrive alla moglie: cara, tu non puoi immaginare, esiste la luce elettrica, cioè io posso governare il chiaro e l'oscuro, la notte e il giorno, e sono in una camera d'albergo e lascio la lampadina accesa tutta la notte perché non mi pare vero, ci sono le vetrine illuminate. Ogni volta bisogna sempre, come voglio dire, proiettarsi in un mondo che per noi è scontato, invece allora era una scoperta incredibile, nuova. Pensiamo semplicemente, ne abbiamo parlato, mi sembra, in un'altra nostra conversazione, Fabio, alla rappresentazione della lampadina che abbiamo al MoMA, che era uccidi il chiaro di luna, cioè il chiaro di luna, la luce del chiaro di luna era qualcosa di naturale, la lampadina era qualcosa che tu potevi governare. E la lampadina, la luce, e ti ringrazio che mi fai riferimento al primo Manifesto Blanco del 46 e al secondo Manifesto Blanco del 48, è qualcosa che colpisce, perché che cos'è che noi vogliamo dall'opera d'arte? Noi vogliamo riscoprire la meraviglia e Fontana è esattamente quello che lui vuole. Riscoprire un'arte maggiore che sia contemporanea. Lui dice basta tutto quello che già i futuristi hanno ripulito, ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo avere il coraggio di andare avanti, avere il coraggio di un'arte che probabilmente, e se abbiamo tempo vi leggo una piccola frase, probabilmente noi non capiremo immediatamente, probabilmente sarà un'arte elitaria perché sarà solo per pochi, ma è l'arte che ci rappresenta in questo momento, è l'arte del futuro. E lui poi
nel manifesto bianco, nei due manifesti bianchi, lui dice non esiste, decreta questo termine di concetto spaziale. Dice non esiste una pittura spaziale, non esiste una scultura spaziale, ma esiste un concetto spaziale. Cioè noi dobbiamo cercare di uscire da questa dimensionalità e tridimensionalità, avvicinarci alla quarta dimensione, la quarta dimensione che è anche la dimensione del temporale, e quindi è da lì scoprire quella che è un'opera d'arte che è fatta di meraviglia. Era quella che Adorno parlava di res e apparizione, è una luce che deve colpire la tua coscienza e illuminare la tua coscienza. I concetti spaziali che lui decreta e scrive nel manifesto bianco del 46 e poi successivamente del 48, e dove poi nel 49 lui comincerà a fare i buchi. Tutto questo sono concetti spaziali. Il buco non è il taglio che lui fa nella tela non è disgiunto dalla luce che lui, l'installazione luminosa che lui fa. Fanno tutti parte di una nuova concezione artistica che sia totalmente contemporanea. Ed è veramente, secondo me, importante in questo momento capire come l'alfabeto artistico, sociale, cambi costantemente. E non dobbiamo dimenticare un'altra cosa, che quando lui dice io taglio la tela, dice io taglio la tela non per distruggere l'opera d'arte. L'opera d'arte ha bisogno di una nuova dimensione. Io taglio la tela, e quando molte volte faccio lezione e do a questi studenti le tavolette, dico tagliate una tela e capite che cos'è? È un'energia che si sprigiona da te, che passa nella tela, che comunque è un buco per vedere al di là. E lui, Fontana, dice io mi siedo davanti a un taglio e contemplo quello che c'è al di là. L'opera d'arte non può essere più qualcosa che è in cui lo spettatore è passivo, deve essere attivo, deve andare con la sua immaginazione, con la sua coscienza al di là. È qualcosa che ancora noi adesso cerchiamo di capire. Quando lui dice non so se voi siete pronti a capire questo, ma dovete accettare che questa sarà l'arte del futuro. Un'altra di quelle cose molto importanti è capire come anche il cambiamento sociale, storico, interviene in questo momento. Quando lui parla di concetto spaziale, parla anche di spazio. Perché parla dello spazio? Che cosa è successo in quegli anni? Nel 1947 si chiama il Second Balloon, Explorer Second Balloon, viene lanciato dagli americani nell'aereo ed è la prima immagine che noi vediamo della Terra da lontano. Nel 1948 questa immagine, che prima era stata fatta solo a 17 miglia dalla Terra, viene aumentata. Quindi questa Terra viene inglobata, viene vista come una palla pulsante all'interno e vista da lontano. Quindi anche questo interviene in quello che è una sua concezione spaziale, cioè esiste un dato storico, scientifico che fa parte, che interviene, come è accaduto già nel Novecento, nell'opera d'arte. Che cos'è quest'opera d'arte? Deve essere qualcosa che deve risvegliare la coscienza, deve fare immaginare, deve fare andare avanti, ed ecco che lui già nel 49 fa quelle che viene chiamato l'ambiente spaziale a luce nera. Che cosa vuol dire l'ambiente spaziale a luce nera? Lui fa una sagoma e con pittura fosforescente, per cui la gente entra dentro al buio e guarda e ha questa immagine di qualcosa che non riesce a capire che cos'è, perché è un nuovo alfabeto, ti deve dare un'immagine, tu sei sempre abituato a una riproduzione del reale. No, è qualcosa che
è superata, devi farti cogliere dalla tua coscienza a qualcosa di totalmente nuovo. Questo poi naturalmente sarà anche alla base della grande installazione fatta alla Triennale del 51 e poi quella del 61, Italia 61, dove lui comincia anche a fare delle altre installazioni sempre di neon. Dico solo una cosa che è molto bello, perché recentemente tutte queste installazioni poi sono state fatte, sono state riprodotte recentemente, perché lui quello che dice, lui distrugge dopo la performance, lui distrugge molte di queste installazioni luminose, perché sono datate, dice dobbiamo andare avanti, ma tutte queste però sono state anche ricostruite in base a disegni, in base a sketch e in base anche a riproduzioni. Sono state recentemente diciamo, negli anni riproposti anche da Marina Pugliese, che ha lavorato molto su questi concetti, e poi sono state esposte alla Pirelli Bicocca a Milano un po' di anni fa, per dare anche agli spettatori questa idea innovativa che comunque di cui si era persa in parte le tracce. Mi fai venire in mente che forse ci sono due testi letterari che potrebbero aiutare a capire quello che Fontana voleva dire, per esempio, coi tagli. Uno è sicuramente l'infinito di Leopardi, perché il taglio da un certo punto di vista è un orizzonte tra il reale che sta di qua e l'immaginazione che va al di là. E forse leggere l'infinito accanto a un taglio è un perfetto aiuto per attraversare il taglio e capire cosa si può contemplare guardandolo. E poi l'altro è quel magnifico pezzo di Pirandello sul cielo di carta, il cielo strappato, che apre a una prospettiva che non è più quella dell'universo che ha la Terra al centro, ma appunto di uno spazio copernicano dove ti smarrisci in un certo senso, ed è appunto il reale, quel nuovo reale che non è più il reale terrestre, è quello che Fontana apre. E quindi ti ringrazio moltissimo, perché con questo tuo modo di delineare il percorso di Fontana hai fatto vibrare, come dire, delle assonanze non solo con la tradizione pittorica, ma anche con la grande tradizione letteraria del Novecento. Certamente quando noi vediamo Fontana viene anche in mente un altro autore, che è Burri. Si può parlare di una vicinanza, di un rapporto tra questi due autori? Guarda, mi inviti a nozze con questa domanda, perché tu sai, ho fatto questa grande mostra alla Tate Modern, dove sono stato guest curator per molti anni. Ho fatto una mostra appunto su Burri, Fontana e Manzoni, che sono i tre grandi che in quegli anni cominciano a rivoluzionare totalmente l'idea dell'opera d'arte. La materia in Burri è ancora qualcosa che deve essere sì esplorata, ma deve essere martorizzata, deve essere cambiata, deve essere posta un'energia al di dentro. Però una delle cose che per esempio Burri e Fontana fanno insieme, firmano il manifesto della televisione. Cioè, la televisione, che noi pensiamo essere una cosa come dire, commerciale o di uso, in quegli anni assume un'importanza straordinaria, e loro fanno il manifesto firmano entrambi il manifesto della televisione. Capisci che cosa? Come due artisti si sono impossessati o cercano di impossessarsi di una nuova tecnica per fare comunicazione artistica nella televisione. Quello che noi stiamo facendo adesso è qualcosa basato sul manifesto della televisione, firmato da Fontana e da Burri. È bello, perché ogni volta tu capisci che essere artisti non è mai qualcosa di personale. Essere artisti è sempre una confluenza di moltissimi elementi. No?
sociali, personali, artistici, conoscenze, il luogo dove tu vivi. Pensiamo a Fontana che andava per tanto tempo avanti e indietro tra Buenos Aires, che è una realtà totalmente diversa, e a quella italiana. Arrivava da conversazioni con Brancusi rispetto a quello che era la materia e la scultura. Capisci quante tensioni poi determinano quello che è essere artista. Renato, tu hai accennato soltanto all'installazione con neon alla Triennale di Milano del 51. Possiamo fermarci un po' più in dettaglio, perché così approfondiamo proprio il tema che ci sta a cuore. Guarda, che cosa vuol dire? Io non disgiungerei mai l'installazione a luce nera da quella del 51, da quella del 61. Fanno parte tutte dello stesso processo. È un'installazione fatta di neon e spero che la regia in questo momento riesca a mandare anche delle immagini, laddove la decorazione di un soffitto diventa anche l'ispirazione per una nuova opera, per un'arte maggiore, per un'arte che rappresenti in quel momento la nuova coscienza che la società in quel momento deve avere. Quindi è un uso della luce banale. Stiamo parlando di neon, stiamo parlando di qualcosa che dovrebbe illuminare, ma che invece viene usata come risveglio della coscienza. E lui quindi da questa prima opera d'arte a luce nera, dove lui usa delle vernici fosforescenti, passa immediatamente al neon, quindi al bianco neon, e ne fa quasi una nuvola che sovrasta la persona che entra e che prosegue questo tipo di discorso nel 61, Italia 61, quando fa quest'altra installazione totale di neon. Capisci che noi siamo abituati a vedere il neon come, anzi, qualcosa di commerciale, di umile, e come questo semplice neon viene invece elevato a diventare qualcosa che risveglia la coscienza. Mi fai venire in mente un magnifico palazzo costruito subito dopo la guerra nella mia città, Padova, in via del Vescovado, da un grande architetto milanese. Era una delle poche costruzioni di un pezzo della Padova storica che abbia un senso. Oggi, dove c'è un grande neon, a questo punto non so se sia di Fontana o no, che campeggia in un atrio stupendo, e ci fa ed è sempre acceso anche di giorno, perché la sua funzione non è quella di illuminare, ma di creare appunto un disegno, comunque un'opera d'arte sul soffitto. Non è come dire, il lampadario che serve a oggetti esterni e quindi attrae l'occhio su quello che è esterno a sé, ma è quello invece che attrae l'occhio verso di sé, verso questa sorgente di energia, questo orizzonte di energia. Ed è bella questa cosa dei neon, perché adesso c'è tutta una scuola americana che sta in parte occupandosi di neon, quindi ci sono artisti che si stanno occupando di neon. Ho visto una mostra al Beacon recentemente, diciamo prima di pandemia, nel 19, molto molto interessante, dedicata al neon. E come il risveglio della luce del neon, che è una luce diversa da quella del lampadario, che è una luce diversa da quella a cui siamo abituati nella nostra quotidianità, è una luce molto più fredda, ma colorata, potrebbe essere risvegliare altre sensazioni. In genere Fontana usava semplicemente un neon bianco. E come mai? Perché rappresentava l'assoluto della luce? Perché Come mai? rappresentava,
è la stessa cosa che lui dice molto bella del taglio, cioè il neon bianco è come se fosse un taglio nell'oscurità, è lo stesso tipo di luce che dovrebbe emergere da un taglio della tela. Il bianco ti proietta in avanti in un'altra dimensione, il colore ti può fermare, il bianco invece è una ferita nella notte che deve assolutamente essere l'apertura verso un'altra dimensione. È lo stesso tipo di concetto. Taglio e luce e neon sono la stessa cosa del concetto spaziale. Ecco perché il concetto spaziale è qualcosa di molto più complesso e che è fatto di varie sfaccettature. Quindi il bianco è la stessa cosa, perché tu hai in maniera diretta, in positivo negativo, negativo positivo, hai lo stesso tipo di effetto, l'esplorazione al di là. Certo. L'architetto che ha costruito questo condominio e tra l'altro ha genialmente connesso due portici che erano rimasti perché non erano stati toccati dal bombardamento, con un portico fatto solo delle campate senza nulla sopra, quindi e Daniele Calabi, che è un grande architetto del secondo Novecento, e vedrò allora di capire di chi è l'installazione del neon che campeggia nella grande entrata del condominio. Ma vorrei dirti, esiste un catalogo di questa produzione di Fontana? Guarda, è stato fatto un catalogo dalla Pirelli Anger Bicocca, un piccolo catalogo, una piccola pubblicazione curata, mi sembra, sempre dalla splendida e meravigliosa Marina Pugliese, che poi è stata qui anche in America, a San Francisco, per essere consulente dell'Istituto di Cultura per tanto tempo, ma ora è ritornata a Milano e si era occupata, questo credo nel 2017. Ma non completo, è completo oppure è parziale? Ma guarda, dovrebbe essere quasi completo rispetto a quello che lui ha prodotto o ha disegnato. Alcune cose sono state tutte realizzate, altre sono state semplicemente, hai semplicemente dei disegni. Io ho dei disegni qua, ecco, capito? Ti posso far vedere. In un altro dei miei cataloghi su Fontana ci sono dei disegni qui, capito? Che sono espressione di una sua volontà di creare sempre installazioni luminose. Certo. È strano che Fontana sia conosciuto per i tagli, mentre questa parte della sua attività è meno nota. Esattamente, ma sai perché? Perché sua volontà era quella di distruggere queste installazioni luminose e poi non erano nemmeno capite, erano delle apparizioni, ecco, quello che lui dice erano veramente delle apparizioni. Delle epifanie. Esattamente questo. Ed è carino, guarda, sempre in questo disegno che è carino questo proprio perché vedi che c'è la riproduzione della lampadina qui, non so se lo vedete o meno, scusate, forse Sì, ho fatto un macello. Si vede? No, okay. Si vede. Esatto, io ho fatto un macello ancora, qua. Vedi che si vede la lampadina, cioè quest'idea della lampadina, della fosforescenza della lampadina, quindi del neon, è al centro di una serie di ricerche e questi sono dei disegni alcune volte che ha la Fondazione Fontana di Milano, alcune volte ce l'hanno dei collezionisti privati. Fontana, secondo me, è ancora, adesso non voglio usare una frase fatta, è ancora da scoprire, è ancora da andare avanti, da non fermare, ed è il dovere della nostra generazione, mi metto in mezzo, alla nostra generazione, quello di passare questo tipo di informazioni alle giovani generazioni. Non è semplicemente quello dei tagli, non è semplicemente quello delle pietre, non è semplicemente quello del barocco, è lo studio che c'è dietro e che fa parte della sua esperienza e della sua storia personale. Ecco, tu vedi qualcosa di interessante nell'uso della luce dopo Fontana, diciamo, nella contemporaneità più recente?
Guarda, assolutamente sì, ci sono delle cose di Pascali molto belle. Sto pensando molto belle alle cose di Cunellis, giudicato naturalmente artista greco, ma fondamentalmente italiano. Io ho avuto la fortuna di stare molto vicino a Yannis e alla moglie, e sono dispiaciuto tantissimo della sua morte. Ti dico quando, eravamo in Uruguay e doveva venire il presidente, io facevo una mostra lì e lui faceva un'installazione. Ho portato il presidente anche a visitare la mostra che lui faceva, perché era comunque dichiarato un artista italiano e volevo che il presidente della Repubblica in quel momento desse un riconoscimento a Cunellis, ma la parte più bella sono stati 20 giorni in giro con Yannis Cunellis in Montevideo a cercare fonti di luce, neon, banchi di scuola per fare questa enorme installazione dedicata all'Uruguay. È stata una grande emozione e questa idea che comunque la luce potesse filtrare insieme a degli elementi che dovevano darti delle sensazioni, delle emozioni, è qualcosa che mi ha molto toccato. Certo, certo si misura la distanza rispetto all'uso antico, perché se io penso all'abate Sigerio e a quello che scrive sulla teologia della luce per spiegare la nascita del gotico, che quindi è una nascita che parte non da principi semplicemente di massa e di architettura, ma proprio dai vuoti che il gotico permette di creare dall'entrata della luce. Penso anche a quanto distanti siamo da quell'idea di luce come portatrice di assoluto e quindi di divinità, e la luce invece usata come si usa oggi, anche se in un certo senso l'assoluto in questo primato del bianco rimane, ma forse un assoluto fatto di energia più che di metafisica e di teologia. No, secondo me è un bianco, è una luce che è comunque spirituale, spirituale nell'accezione più ampia del termine, non vuol dire solo religiosa, ma è la spiritualità, è l'apertura alla quarta dimensione, è l'apertura allo spirito, è l'apertura a quello che c'è al di là, quindi spirituale nel senso proprio di apertura di quelle che sono le convenzioni. Ed è bellissima tornando a Fontana, questa sua ossessione rispetto al superare ed arrivare a un'arte maggiore. Capito? L'ho ripetuto e lo ripeto continuamente, e questo è proprio connesso con la spiritualità del nostro tempo, che è una spiritualità molte volte diversa da quella che era la cui accezione, certo, era di 100 anni prima, 200 anni prima o 300 anni prima, e che sarà probabilmente diversa da qui a 50 anni, 10 anni, 100 anni. C'è un'idea quasi di purificazione, liberarsi da un mondo fatto di oggetti apparentemente pesanti, dall'ingombro degli oggetti, e risalire alla sorgente stessa del mondo, cioè l'energia che tutti li produce e che produce anche noi. Renato, io non so come ringraziarti, perché in questo modo ci hai aperto una strada che va al di là anche di Fontana, che si proietta verso la contemporaneità e che soprattutto tocca il rapporto tra l'opera e chi la guarda, il modo in cui noi possiamo guardare le opere di Fontana. Bellissima questa osservazione sulla dimensione spirituale, perché a questo punto potremmo dire che il taglio di Fontana è quasi come il rosone di una cattedrale per l'uomo medievale. Certo, esattamente. E lui scrive delle cose, ogni tanto fa degli appunti, scrive delle cose incredibili. Dice, te l'ho detto, mi siedo davanti al taglio e medito. Cioè, capisci che io sono come una farfalla libera dalla retorica e pronto ad accogliere l'immaginazione.
capisci quale squarcio nella nostra dimensione quotidiana fatta di computer, di telefonini e di altre cose, ne parlavamo prima di telefonini e di altre cose, capisci qual è lo squarcio di libertà? Quello che io cerco è la libertà, l'intelligenza è l'unica libertà che noi abbiamo, lui dice, ce lo dovremmo ripetere ogni mattina davanti allo specchio. E direi soprattutto dopo questo periodo un po' buio del Covid, il senso di libertà che ci possono dare le opere d'arte, appunto, e la luce che viene dalle opere d'arte è un modo per rinascere, per tornare alla luce, appunto, che significa che quello che dice Ungaretti quando inizia il Porto Sepolto e parla della rinascita di chi scrive e forse anche di chi legge. Esatto. Esatto, di questo rapporto anche diverso, capito? Che deve essere creato e deve essere cercato non passivamente solo da chi legge o chi fruisce dell'opera d'arte, ma ci deve essere questo rapporto. L'artista fa la sua parte, ma dall'altra parte chi lo vede deve fare la sua parte per il coinvolgimento. Noi l'abbiamo fatta di sicuro oggi con te, Renato. Ti ringrazio tantissimo e alla prossima volta, perché mai collaboriamo con te. Grazie, buona giornata. Grazie mille, grazie a tutti.